Italiano in contesto. Un uovo in giardino. Io sono Marco e questa è una nuova lezione della serie Italiano in contesto. Queste lezioni ti aiutano a migliorare il tuo italiano in modo semplice e naturale. In questa lezione ti racconto una breve storia. È una storia per principianti, livello A2. Ma se il tuo livello di italiano è più alto, non c'è problema. Ascoltare la storia sarà utile anche per te. Mentre leggerò la storia, mi fermerò per spiegarti alcune parole e frasi. Alla fine della storia faremo un semplice esercizio insieme. Ora ascolta la storia. È una bella giornata di sole. Lisa e il suo amico Giovanni stanno giocando in giardino. Lisa dà un forte calcio alla palla. La palla finisce in un cespuglio. Dare un calcio alla palla significa colpire la palla con il piede. La palla finisce in un cespuglio. Significa la palla cade o va in un cespuglio. Questo è un cespuglio. Giovanni va a recuperare la palla. Recuperare la palla significa riprendere la palla. Lisa, vieni! Guarda cosa ho trovato! Dice Giovanni. Lisa corre a vedere. Nel cespuglio c'è un piccolo uovo. Come mai qui c'è un uovo? Dice Giovanni. Come mai significa perché. Si usa solo nelle domande. Secondo te di chi è quell'uovo? Chiede Lisa. Potrebbe essere l'uovo di un uccello o di un serpente, risponde Giovanni. Un serpente? Speriamo di no, dice Lisa spaventata. Lisa ha il terrore dei serpenti. Avere il terrore di qualcosa o di qualcuno significa avere molta paura di qualcosa o di qualcuno. Giovanni raccoglie l'uovo da terra. Raccoglie l'uovo da terra significa prende l'uovo che si trova a terra. Poi dice: rompiamolo, così vediamo cosa c'è dentro. Rompiamolo significa rompiamo l'uovo. Ma Lisa non è d'accordo. Dice: se rompiamo l'uovo, il piccolo che c'è dentro morirà. Poi aggiunge: chiamiamo mio nonno, lui sa cosa fare. Lisa va a chiamare suo nonno. Poco dopo torna insieme a lui. Poco dopo significa dopo poco tempo.
poco tempo dopo. Dove avete trovato quell'uovo? Chiede il nonno. Era in quel cespuglio, risponde Giovanni. Il nonno si inginocchia e guarda attentamente nel cespuglio. Inginocchiarsi significa mettersi in ginocchio, piegare le gambe e toccare il suolo con un ginocchio o tutti e due. Qui non c'è nessun nido, dice. Il nido è il luogo dove gli uccelli o altri animali fanno le uova. Il nonno si alza e guarda attentamente fra i rami dell'albero. Questo è un ramo. Lassù mi sembra che ci sia un nido, dice il nonno. Lassù significa lì in alto. L'uovo è caduto da quel nido. Dobbiamo rimettere l'uovo nel suo nido al più presto, dice il nonno. Rimettere significa mettere di nuovo. Al più presto significa nel più breve tempo possibile. Io posso arrampicarmi sull'albero e raggiungere il nido, dice Giovanni. Arrampicarsi significa salire usando le mani e i piedi. Ma al nonno quest'idea non piace. No, è pericoloso, Giovanni. Potresti cadere dall'albero e farti male, dice. Come facciamo ad arrivare lì in alto? Chiede Lisa. Con una scala, risponde il nonno. Il nonno prende la sua scala, sale sulla scala e arriva in cima all'albero. In cima all'albero significa nella parte più alta dell'albero. Qui c'è un nido con 2 uova, dice il nonno. Il nonno mette l'uovo che ha trovato Giovanni insieme alle altre uova. Appena il nonno scende dalla scala, un uccellino va nel nido a covare le 3 uova. Appena il nonno scende, significa subito dopo che il nonno scende, quando il nonno scende. Covare è quando un uccello si mette sulle uova per scaldarle e far nascere i piccoli. Era un uovo di pettirosso, dice il nonno. Il pettirosso è un piccolo uccello che ha il petto di colore rosso o arancione. Lisa e Giovanni sono contenti perché l'uovo è tornato al suo posto. Passa qualche settimana. Qualche settimana significa alcune settimane.
Un giorno Lisa e Giovanni vanno a giocare in giardino. Sentono un cinguettio provenire dall'albero. Un cinguettio è un canto di uccellini, continuo e gradevole. Lisa e Giovanni si avvicinano all'albero. Avvicinarsi significa andare vicino. Sull'albero ci sono 5 pettirossi. Le 3 uova si sono schiuse tutte, esclama Lisa contenta. Si sono schiuse significa si sono aperte e sono nati i piccoli. Il verbo è schiudersi. Sì, sull'albero c'è una bella famiglia di pettirossi, dice Giovanni. Vado a dirlo al nonno, dice Lisa. Ora facciamo un semplice esercizio insieme. Ti farò alcune domande, tu dovrai rispondere a voce alta. Questo esercizio è utile per vedere se hai capito bene la storia, memorizzare alcune parole e frasi, esercitare il tuo italiano parlato. Cosa trova Giovanni nel cespuglio? Giovanni trova un uovo. Lisa vuole rompere l'uovo? No, Lisa non vuole rompere l'uovo. Come fa il nonno a salire sull'albero? Il nonno usa una scala. Di chi sono le uova che ci sono nel nido? Sono le uova di un pettirosso. Dopo alcune settimane, quanti pettirossi ci sono sull'albero? Ci sono 5 pettirossi. Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima!